Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi ho preparato per voi un video davvero speciale dedicato a due delle star più amate e chiacchierate del panorama televisivo turco, Can Yaman e Demet Özdemir. Se siete fan di questi due talentuosi attori e non volete perdervi neanche un dettaglio delle loro avventure, allora rimanete con me fino alla fine. Prima di entrare nel vivo del video, vi invito a mettere un bel mi piace se apprezzate questo tipo di contenuti, a iscrivervi al canale per non perdervi nessuna delle prossime novità e a cliccare sul tasto Unisciti qui sotto per sostenere ulteriormente il mio lavoro. Il vostro supporto è fondamentale per farmi crescere e continuare a offrirvi scoop, curiosità e retroscena dal mondo delle celebrità. Detto ciò, preparatevi a immergervi in questa storia che riguarda un incontro davvero insolito e molto suggestivo che si è svolto recentemente all'Università di Istanbul. 1. Un'accoglienza calorosa per due volti noti. Venerdì scorso, all'interno del grande auditorium principale dell'Università di Istanbul, si è respirata un'atmosfera di grande attesa. Gli studenti, accalcati nel foyer e nelle aule limitrofe, non vedevano l'ora di incontrare di persona due tra i protagonisti indiscussi delle serie televisive turche, Can Yaman e Demet Özdemir. Nonostante entrambi avessero già partecipato a numerosi eventi pubblici, questa volta la cornice era davvero particolare, un contesto accademico in cui i giovani laureandi potevano dialogare a tu per tu con i loro idoli, scoprendo non solo curiosità professionali ma anche consigli di vita e riflessioni sul percorso da intraprendere dopo gli studi. Nel grande salone dell'università, apparecchiato con sedie ordinate in file strette, un grande schermo alle spalle del palco e microfoni disposti sul leggio, è stata allestita la Conferenza di crescita personale e comunicazione, evento pensato per consentire agli studenti di parlare direttamente con ospiti di spicco. Proprio quando il moderatore ha annunciato il loro ingresso sul palco, il pubblico è scoppiato in un applauso fragoroso, accompagnato da qualche grido di entusiasmo. L'ingresso di Can Yaman è avvenuto tra una standing ovation da parte di decine di ragazzi che hanno battuto le mani mentre lui, con un sorriso rilassato ed elegante, ha salutato tutti con la mano alzata. Subito dopo, la bellissima Demet Özdemir è comparsa accanto a lui, vestita in modo sobrio e allo stesso tempo alla moda, con un abito leggero ma raffinato, salutando il pubblico con un cenno del capo e un lieve inchino. L'atmosfera, in quei primi secondi, era già carica di emozione. Si percepiva chiaramente quanto il loro arrivo avesse acceso l'entusiasmo dei presenti. 2. Il contesto accademico. Perché un evento di questo tipo è significativo? Organizzare un dialogo all'interno di un ateneo non capita tutti i giorni. Gli studenti dell'Università di Istanbul, uno dei poli di formazione più importanti della Turchia, hanno avuto l'opportunità unica di ascoltare due professionisti che, con le loro scelte artistiche e i successi televisivi, hanno influenzato intere generazioni di telespettatori non soltanto in patria ma anche all'estero. Il bello di questa iniziativa è stato proprio offrire ai giovani laureandi la possibilità di porre domande di tipo pratico, come quali competenze avete ritenuto fondamentali per ottenere i primi ruoli di rilievo, oppure come avete gestito le critiche e la pressione mediatica nei momenti più intensi della carriera. In un certo senso, Can e Demet hanno incarnato due esempi concreti di come talenti televisivi possano diventare punti di riferimento per una platea accademica, mettendo a disposizione la loro esperienza non solo nel mondo dello spettacolo ma anche in campo umano e motivazionale. Ad aprire il dialogo è stato proprio Can Yaman, che si è posizionato al centro del palco, guardando con attenzione ogni studente presente. A differenza di altre occasioni in cui il copione segue rigide scalette prefissate, questa volta è sembrato tutto più a tema libero. Il moderatore si limitava a lanciare la parola a uno studente, che poi poteva rivolgere direttamente a Can o a Demet domande anche molto personali. L'obiettivo era quello di creare un ponte di comunicazione tra due mondi apparentemente distanti, quello della recitazione professionale e quello di ragazze e ragazzi che magari avevano scelto facoltà di tipo umanistico, economico o scientifico. La curiosità di capire come il mestiere dell'attore potesse offrire spunti per affrontare la vita quotidiana e le sfide future era palpabile. 3. Le parole di Can Yaman, un messaggio di scoperta interiore. Dopo aver salutato brevemente i ragazzi e aver raccontato un aneddoto divertente legato ai suoi primi provini, Can Yaman ha invitato gli studenti ad abbattere le barriere tra sé e il proprio potenziale.
Ha spiegato, con voce ferma ma caldo tono, che per affrontare qualsiasi progetto, sia esso creativo o accademico, è fondamentale cominciare dalla scoperta di se stessi. Nel suo discorso, ha espresso il concetto secondo cui, perché un'idea, un sogno o un obiettivo possano prendere davvero forma, è indispensabile comprendere prima di tutto chi siamo, quali sono i nostri punti di forza e i nostri limiti. Ha ripetuto più volte che l'autoconsapevolezza è la base su cui costruire ogni percorso di crescita, citando anche esempi personali. Ha raccontato di come, prima di approdare alla recitazione, fosse immerso nei libri di giurisprudenza, non sapendo con certezza se quella sarebbe stata la sua strada, e di come la curiosità di sperimentare un provino cinematografico lo abbia portato a cambiare rotta. Nel descrivere il momento in cui ha capito di voler abbracciare la carriera di attore, Khan ha ricordato quali emozioni lo avevano travolto sul set del suo primo piccolo ruolo. Mi ricordo ancora la sensazione di trovarmi di fronte a una telecamera, di dover ripetere battute e, allo stesso tempo, interpretare un personaggio. Sentivo che in quel contesto riuscivo a dire qualcosa di autentico, a mettermi in gioco, a condividere una parte di me. Subito dopo, ha aggiunto, voi che siete qui seduti, magari tra qualche anno vi troverete a dover affrontare decisioni che vi sembreranno insormontabili. In quel momento, ricordatevi di guardare dentro di voi, di chiedervi se quello che state per intraprendere vi fa sentire vivi, se vi carica di energia e se vi spinge verso qualcosa che sentite davvero vostro. Queste frasi hanno suscitato un lungo applauso e in molti hanno annuito, riconoscendo una verità universale, che le scelte migliori nascano spesso da un'intima consapevolezza di sé. 4. L'intervento di Dimet Özdemir, fiducia e determinazione. Dopo aver ascoltato Khan, è stato il turno di Dimet Özdemir, che è salita sul palco con passo leggero e sorriso rassicurante. Ha iniziato ringraziando gli organizzatori dell'università per averli invitati e abbiamo potuto notare quanto fosse emozionata. È la prima volta che tengo un incontro così ravvicinato con studenti universitari, ha confessato, e mi fa molto piacere potervi parlare, perché credo che sia importante potersi confrontare senza filtri, al di là di quello che vedete in televisione. In maniera molto spontanea, ha invitato tutti ad avere fiducia in se stessi, sottolineando che spesso la paura del giudizio altrui ci blocca, ci fa rimandare decisioni e ci impedisce di coltivare i nostri sogni. Invece, dovete ricordare che le persone che vi circondano, se vi rispettano davvero, vi sosterranno e saranno lì per voi, anche quando sbaglierete. Dimet ha scandito bene queste parole, spiegando quanto le fosse servito avere un ambiente familiare e di amici sinceri quando ha iniziato a muovere i primi passi come ballerina e poi come attrice. Ha raccontato che, durante le prime audizioni, spesso si sentiva insicura di fronte ai casting director, ma che ricevere un incoraggiamento in più le dava la spinta per non mollare. Ricordo che c'erano giorni in cui, finito un provino, tornavo a casa con la sensazione di non essere abbastanza brava, ma poi mi bastava ricevere un messaggio di un'amica o di un fratello che mi diceva, vai avanti, continua così, sei tu quella giusta per questo ruolo. Quella fiducia mi ha aiutata a superare l'ansia e a portare avanti il mio sogno. Una studentessa le ha chiesto come si fa, concretamente, a trovare queste persone di supporto. Dimet ha risposto che non esiste una risposta universale, perché ognuno di noi è diverso. Però posso dirmi di unire la determinazione alla ricerca di chi realmente vuole il tuo bene. Occorre saper selezionare, fidarsi delle proprie sensazioni e chiedersi, questa persona mi fa sentire più forte o mi deride quando sbaglio? È una differenza sottile, ma cruciale. Ha concluso il suo intervento con un invito a non smettere mai di puntare in alto, dicendo che toccare il traguardo, qualunque esso sia, è gratificante, ma ciò che conta veramente è il percorso che ci ha portato fin lì, le lezioni che abbiamo imparato lungo il cammino e le persone che abbiamo incontrato. 5. Domande dal pubblico, curiosità e riflessioni. Superati gli interventi iniziali, si è aperto il momento delle domande dalla platea. I ragazzi, emozionati, hanno alzato la mano uno dopo l'altro per rivolgere ai due attori richieste molto diverse tra loro. Qualcuno ha domandato a Khan come si sente quando, a causa della notorietà, non può più passare inosservato per strada. Lui ha confessato che, ogni volta che esco di casa, mi aspetto di essere riconosciuto,
ma ho imparato a trasformare quella sensazione in un'opportunità, rispondo alle foto con gentilezza, rispondo alle persone con educazione e cerco di non perdere mai il sorriso, perché non si sa mai cosa possa significare per chi ti sta guardando per la prima volta. Ha poi aggiunto che, nonostante il piccolo fastidio di non avere più la privacy di una volta, è un prezzo che pago volentieri in cambio dell'affetto dei fan e della possibilità di portare sullo schermo personaggi che raccontano storie che mi appassionano. Un altro studente ha rivolto la parola a Dimet chiedendole come faccia a conciliare la vita privata con quella di personaggio pubblico. Lei ha risposto che ci sono giornate in cui vorrei soltanto ritirarmi e passare qualche ora in tranquillità, ma ho imparato a organizzarmi in modo da dedicare del tempo a me stessa e alle persone che amo. Ho fissato dei limiti ben precisi con la mia famiglia e i miei amici. Quando sono sul set, do il massimo, ma quando torno a casa, cerco di essere la persona che ero prima di tutto questo, quella che legge un libro, che chiacchiera, che ama cucinare. È stato un lungo processo, ma alla fine ho capito che il mio equilibrio passa dalla capacità di saper dire: adesso lascio lo smartphone da parte e provo a non pensare al giudizio degli altri. Tra le curiosità più divertenti emerse, c'è stata quella di un ragazzino che ha chiesto a Khan se fosse vero che, tra una scena e l'altra, ama mangiare kebab e bere tè caldo. Lui ha sorriso spiazzato e ha confermato di avere una vera passione per la cucina turca in genere, raccontando che, quando si lavora duro sul set, bisogna concedersi ogni tanto una pausa per il palato. Un buon kebab, un dolce tipico o un tè fumante aiutano a recuperare le energie e a riprendere il ritmo con più entusiasmo. Infine, una giovane aspirante attrice ha chiesto a Dimet di dare un consiglio per chi desidera approcciarsi al mondo della recitazione. Lei ha risposto con tono serio: studiate, guardate film, andate a teatro, osservate gli interpreti, ma non limitatevi alla tecnica, cercate di portarvi dietro le vostre emozioni, le vostre storie, tutto ciò che avete vissuto. La recitazione diventa credibile quando dentro di voi c'è una verità condivisa, qualcosa che nessun copione potrà mai più insegnarvi. E, soprattutto, non smettete mai di studiare. Il set è un'ottima scuola, ma la preparazione nasce fuori, tra i libri, gli esercizi, le prove, gli sbagli. Abbracciate ogni esperienza come un'occasione per crescere. 6. Il clima di festa e i ringraziamenti finali. Dopo più di un'ora di conversazione, è arrivato il momento dei ringraziamenti. Il moderatore ha chiuso ufficialmente l'incontro invitando tutti a un breve rinfresco allestito nel cortile interno dell'università, dove sono stati offerti tè, caffè, dolci tipici e qualche finger food salato. Khan e Dimet, superati i ristoratori e i fotografi accreditati, si sono minguiti per un saluto più informale ai ragazzi ancora presenti, hanno firmato autografi, posato per selfie, scambiato qualche battuta con gli studenti. C'erano volti raggianti e luci di smartphone accesi ovunque, segno che quell'esperienza era destinata a restare impressa nella memoria di molti. Proprio mentre si avvicinavano alla fine, Dimet si è fermata per un ultimo saluto a una studentessa in carrozzina che, con voce tremante di emozione, ha chiesto un breve abbraccio. La risposta dell'attrice, un sorriso sincero e un abbraccio affettuoso, ha commosso tutti i presenti, un attimo di umanità che ha fatto capire quanto, dietro ai riflettori, ci siano sempre due persone con un grande cuore. 7. Le parole di commiato e il ritorno alla quotidianità. Giunti al termine del pomeriggio, mentre il sole calava all'orizzonte tra i palazzi dell'università, Khan e Dimet hanno salutato l'ultima fila di studenti, hanno dato un'ultima occhiata alle sedie ormai vuote e si sono diretti verso l'uscita principale, dove un gruppo di fan li aspettava ancora per chiedere selfie e autografi. Salendo sul loro veicolo, hanno rivolto un ultimo sorriso verso le telecamere e hanno ringraziato i presenti per l'accoglienza calorosa. Quella giornata segna un punto di contatto tra il mondo accademico e quello dello spettacolo, dimostrando che chiunque, a qualsiasi età o condizione sociale, può trovare spunti di ispirazione in chi ha saputo costruire la propria strada con passione e dedizione. Mentre noi ci avviciniamo alla conclusione del nostro video, voglio ringraziare ancora una volta tutti voi che mi avete seguito fin qui. Vi invito a lasciarmi un commento con le vostre impressioni. Vi sarebbe piaciuto assistere a un evento di questo genere? Cosa vi ha colpito di più delle parole di Khan e delle riflessioni di Dimet? E, naturalmente, se non l'avete già fatto, cliccate su mi piace
iscrivetevi al canale e, se volete sostenermi ancora di più, premete su Unisciti. Il vostro feedback è prezioso per me e mi aiuta a migliorare ogni volta. 8. Lezioni da portare con sé. Chiudendo questo approfondimento, vorrei sottolineare alcune lezioni che possiamo trarre da questa esperienza. La prima è il valore della comunicazione diretta. Avere la possibilità di confrontarsi a tu per tu con chi, fino a quel momento, era solo un volto sullo schermo, offre una prospettiva diversa sulle sfide quotidiane. La seconda è l'importanza dell'autoconsapevolezza. Le parole di Kahneman ci ricordano che, prima di qualsiasi progetto, bisogna conoscere se stessi e identificare le proprie vere aspirazioni. Infine, il messaggio di Dimetos Demir ci invita a non smettere mai di coltivare fiducia nelle relazioni umane. Quando si è circondati da chi crede in noi, diventa più facile affrontare i momenti di difficoltà. Con tutti questi spunti in mente, vi ringrazio ancora per essere stati con me. Ci vediamo nel prossimo video con altre news, curiosità e retroscena dal mondo delle vostre celebrità preferite. Un abbraccio virtuale, prendetevi cura di voi e a presto! Infine, un piccolo appunto per chi utilizzerà questo testo per generare il voice-over di una voce femminile tramite un software di text-to-speech. Ho cercato di mantenere frasi naturali, fluidità e un lessico variegato, evitando costruzioni troppo complesse o ripetitive. A volte ho alternato periodi descrittivi con paragrafi più colloquiali, in modo da rendere il ritmo della lettura più dinamico e meno monotono. Se doveste aver bisogno di adattare anche la metrica, potete considerare di inserire pause più lunghe dopo i titoli dei paragrafi o di enfatizzare alcuni passaggi con un tono più enfatico, soprattutto quando si citano le battute dirette di Khan e di Dimet. E adesso sì, sul serio, vi ringrazio ancora per il vostro tempo, per il vostro affetto e per aver supportato il mio lavoro. Ci rivediamo prestissimo con altre storie emozionanti e divertenti. Un saluto caloroso a tutti e alla prossima!